Ciao amici del bosco, ad aprile il lavoro incalza. Ecco 7 lavori che non vi dovete dimenticare di fare ad aprile nell'orto. Che la radice sia bianca, che la zolla sia nera, che insieme siano couscous, che l'agrario dice... Punto numero 1, la gestione dell'erba. A parte utilizzare il decespugliatore in ogni luogo e in ogni situazione in cui sia necessario, è anche il momento di tenere pulite le aiuole e qui utilizziamo la zappa o il sarchiatore. Qui abbiamo le cipolle, sono quelle piantate in autunno. Adesso c'è bisogno di gestire l'erba che sta crescendo e non è poca. Avevo messo della pacciamatura, ma non è sufficiente per trattenere l'erba che a primavera è veramente rigogliosa, quindi vado con la zappa leggermente ad eliminare dove posso le erbe spontanee che sono cresciute. Questo mi serve anche a alleggerire un po' la terra, cioè a rompere un'eventuale crosta che si è formata per far entrare ossigeno. Quindi ad aprile zappettare le aiuole per contenere le erbe. In alcuni casi la rimozione migliore si fa con le mani, come queste piantine che hanno radici che si sfilano bene. Per zappettare però ci vuole una terra abbastanza asciutta, cioè in tempera, come diciamo sempre. Una pianta che non dobbiamo dimenticare di seminare è il mais. A me piacciono tantissimo le piante che ne escono fuori e anche se l'utilizzo base, diciamo, è consumare la pannocchia quando è ancora fresca, lo trovo veramente interessante. Poi mi piacciono tantissimo le piante. Tra l'altro il mais si utilizza nelle 3 sorelle, cioè quella coltivazione di 3 piante insieme, una delle quali è il mais, l'altra è fagioli, e poi a tappezzare ci si mettono le zucche. Quindi adesso io lo vado a mettere in questi vasetti. Si può seminare naturalmente anche a terra, non deve mai scendere la temperatura sotto i 12-13 gradi e quindi lo terrò protetto. Tra un po' di tempo farò anche delle semine a terra. Questa è la pannocchia che ho coltivato l'anno scorso al bosco di Ogigia, quindi riparto direttamente da un seme che è già cresciuto nella mia terra. Sicurezza ne metterò 2. E poi ci sono i girasoli, questi si seminano un po' prima, quindi il mese di aprile va benissimo. Anche qui si può andare direttamente a terra o passare dal semenzaio, farò entrambe le cose per sicurezza. Queste vanno trasferiti presto, appena vediamo delle belle piantine vanno messi a terra perché sono piante che fanno un bel fittone profondo e quindi se le lasciamo troppo a lungo del vaso il fittone si rovina e non avremo una pianta forte. Quindi insomma, se possibile seminiamo direttamente a terra. I girasoli possono anche rimanere in vaso, per chi non ha un orto o un giardino li possiamo anche provare a coltivare in balcone, però serve una varietà un po' più nana che non cresca tantissimo, altrimenti serve un vaso gigante. Ad aprile si seminano anche le carote. Questo è il carotaio bello pronto, dove c'è un misto di terra di campo, sabbia e anche compost. Adesso aggiungo un po' di compost per ridargli nutrimento e semino le mie carote. Sulla realizzazione di un carotaio e sulla coltivazione delle carote abbiamo fatto un video apposito, vi mettiamo il link. Ad aprile abbiamo le temperature giuste per la semina di una grande varietà di piante aromatiche, quindi conviene approfittarne anche perché è interessante e divertente. Molte di queste si possono seminare direttamente a terra, ma lo farò anche in alcuni casi, ma preferisco avere anche una situazione sotto controllo per sicurezza, che se a terra non riesco a far crescere la piantina avrò il vasino da trasferire. Ho preparato il terriccio, sempre compost e terra di campo, riempio i vasetti. Anche stavolta vado a mettere un po' di vermiculite, ma la metterò soltanto nella parte superficiale. Qui ho un sacco di semi diversi, allora vi dico cosa ho. Il prezzemolo, perché è una pianta aromatica, appunto si può mettere anche a terra, ma insomma ci vuole la terra bella pronta, se nel caso non dovesse venire almeno al vasetto. Il basilico e poi vediamo le cose più particolari, tipo l'aneto, poi ho dell'origano e ho anche della achillea, una pianta che fa anche dei bellissimi fiori per le api. Quindi vediamo che succede. Vado subito a coprire i semi, leggera leggera. Ho preparato il cartellino, mi farà comodo anche quando andrò a trasferire le piantine a terra. Questo è l'aneto, altra piantina con i semi simili a quelli del finocchio. Adesso vado ad annaffiare, questo è il punto più critico perché questi vasetti dovranno rimanere sempre umidi al punto giusto, quindi dovremmo ricordarci di bagnarli tutti i giorni, soprattutto adesso che
comincia a far caldo e quindi la terra si asciuga presto. Ma se riusciamo ad essere costanti, la soddisfazione sarà tantissima. Queste sono piante aromatiche che possiamo utilizzare in cucina, ma ci rendono anche più bello l'orto e il giardino. E questo è anche il momento di fare manutenzione ai punti d'acqua. Nel mio caso comincio dallo stagno. Cosa vado a fare? Vado a eliminare queste canne che sono secche e anche delle tife. Ho aspettato tutto l'inverno perché questo è un luogo interessante per lo svernamento di diversi insetti. Adesso che si stanno risvegliando posso andare ad eliminare queste parti secche perché là sotto stanno nascendo le piante nuove. Nello stagno si accumula un sacco di materia organica. Se avete uno stagnetto poco profondo come il mio, praticamente rischia di richiudersi, quindi ogni tanto un pezzetto alla volta sono costretta ad entrare e a togliere un po' di roba. Altro punto d'acqua al bosco di Ogygia, il nostro sistema di acquaponica. C'è da fare manutenzione in questo periodo, i lavori sono diversi. Questa è la vasca di coltivazione che si è trasformata in una coltivazione di menta acquatica che è meravigliosa, e in questo spazio noi mettiamo anche un sacco di talee, ci sono i buchetti, quindi abbiamo la possibilità di tenere le radici delle piantine in acqua, fanno la radicetta e noi abbiamo svoltato. In questo spazio ci sono un sacco di abitanti, non solo vegetali. Vi ricordo in quella vasca ci sono le tinche e la scorsa stagione si sono riprodotte, quindi abbiamo anche le piccole tinche. Invece qua, adesso non la vediamo e non la sentiamo perché è una timidona, poco fa sentivo gracidare anche una rana. Nel sistema c'è sempre acqua in movimento, dalla vasca principale dove stanno i pesci finisce nelle varie vasche di coltivazione dove viene purificata. L'importante è che ci sia sempre circolazione appunto d'acqua, e questo avviene attraverso una pompa che si trova qua dentro e che è alimentata da questa batteria, la batteria EcoFlow da 1 kW, che si ricarica con i pannelli fotovoltaici. Il nostro sistema è ecologico perché facciamo circolare sempre la stessa acqua che purifichiamo e perché tutta l'energia che consumiamo è prodotta dal sole. Per caricare la batteria abbiamo questi pannelli qua, ce li ha mandati EcoFlow, sono leggerissimi e si possono mettere praticamente ovunque. In questo caso li abbiamo appoggiati a questa tenda che però è provvisoria, quindi tra un po' li sposteremo. Comunque abbiamo massima versatilità. C'è il sole, noi li spostiamo e loro producono energia. Sono rivolti a sud, adesso è arrivata un po' d'ombra, ma se vogliamo possiamo facilmente spostarli e prendere anche il sole del tramonto. Quando mi serve energia, magari in qualche altro punto del campo per fare dei lavori, per utilizzare qualche utensile, posso semplicemente staccarla e spostarla. Fermo un attimo la pompa, ma non è un problema. La pompa consuma soltanto 32 watt, quindi con una ricarica la posso tenere accesa per giorni, anche se dovesse mancare il sole per parecchio tempo, l'impianto può funzionare molto bene lo stesso. In descrizione del video trovate il link sulla batteria e i pannelli. Ad aprile possiamo mettere a terra molte delle piantine che abbiamo fatto crescere nel semenzaio. Finalmente il clima è abbastanza mite, non dovrebbe andare sotto zero salvo insomma eccezioni, e quindi possiamo mettere a terra un sacco di piante diverse. Però dobbiamo stare anche attenti perché ci sono alcune piante particolarmente abituate a climi caldi come i pomodori, i peperoni, le melanzane, i meloni, che anche in questo periodo rischierebbero di prendere troppo freddo. Poi naturalmente dipende sempre dalla propria zona climatica. Quindi mettiamo bietole, carciofi, spinaci, cicorie, le cipolle le stiamo mettendo ad aprile, ma si possono mettere già da marzo, dipende sempre dalle condizioni del vostro suolo e del vostro clima. Purtroppo abbiamo comprato delle piantine un po' vecchie, vedete che le radici si erano attorcigliate tutte, allora le stiamo un po' liberando. Ed è arrivato il momento di spalciare il sovescio. Questa bella aiuola, che adesso vado a pulire tutta, si trasformerà in un patataio. Il sovescio lo lascerò in superficie, lo farò asciugare qualche giorno e poi andrò a inserire le patate che coprirò con il fieno. Quando vado a tagliare il sovescio un po' mi dispiace perché sono queste belle piante rigogliose
che stanno per fiorire e che quindi diventerebbero un prato ancora più bello, e io le devo tagliare. Ma il lavoro è proprio questo: portare materia organica, far sì che durante l'inverno ci siano delle radici e poi tagliare la pianta proprio un attimo prima, insomma all'inizio della fioritura, così che possa rilasciare alla terra il massimo dei nutrienti. Anche questo è sovescio, però è soltanto favino, e invece di tagliarlo a terra, visto che c'è un po' di tempo prima della messa a dimora delle piantine estive, lo vado ad abbassare, così avrà una spinta nel tentativo di crescere e creare nuovi fiori che farà bene alla terra. Ad aprile si comincia a raccogliere. Mi raccomando, è importante non trascurare le piantine fresche che stanno crescendo, altrimenti non le prenderemo nel loro momento migliore. Per esempio, gli spinaci, quando sono piccoline le foglie sono molto buone da mangiare anche fresche, crude, quindi andiamoli a raccogliere in tempo, sfogliamo un po' di foglie e lasciamo il resto della piantina a crescere. Ricordiamoci di andare a prendere gli asparagi. Dobbiamo prendere i germogli che spuntano ogni giorno senza far salire troppo presto la pianta, altrimenti non avremo altri asparagi. Stessa cosa con altri ortaggi da foglia, possiamo andare a prendere un po' di foglioline di bietola, possiamo prendere la rucola che sta salendo e ci prendiamo le foglioline fresche. Insomma, ricordiamoci di controllare tutto il nostro orto per prendere quello che è già pronto da mangiare. E questi erano soltanto i punti più importanti, i lavori fondamentali del periodo, ma in questo aprile ci sono un sacco di lavori da fare, quindi buone coltivazioni e buon lavoro a tutti, e mi raccomando però, prima di tornare a lavorare, mettete un bel like. Ci vediamo al prossimo, ciao! Dipende, perché siamo di passaggio come lombrichi nella terra, che si nasce e poi si muore come alberi nel bosco. Dipende.